Ciao ragazzi, come sapete su Watch Fan trattiamo orologi di una certa gamma, abbiamo visto molte volte Rolex Submariner, Panerai, Omega in diverse referenze sia moderne che un po' vintage, ma oggi parleremo di un confronto perché fra i svariati video che ho realizzato proprio quando ho fatto il video del Tudor Submariner intitolato il Submariner economico, titolo che voglio dire ci sta perché il Tudor Submariner è chiamato Submariner proprio dalla casa, con ovviamente sotto l'egida di Rolex. Avevo visto un commento che mi era proprio piaciuto perché diceva che l'Invicta Pro Diver era il Submariner economico e in effetti è un commento veritiero. L'Invicta Pro Diver è un Submariner economico, rientra in quella famiglia di orologi chiamati Homage che tutti voi conoscete e conosciamo. Oggi andremo a fare un confronto molto particolare, curioso, perché andremo a confrontare proprio l'Invicta Pro Diver che io ho acquistato, questo orologio da 100 euro, con l'orologio originario al quale si ispira, che è il Rolex Submariner. Quindi vedremo un confronto molto curioso, molto singolare per gli aspetti e i dettagli che vi offrirò se vi iscrivete a Watch Fan attivando la campanella delle notifiche. E a parte quello andremo a vedere una cosa curiosa: se questo orologio Rolex Submariner seriale E 1991, contesto storico guerra del Golfo per dire, è paragonabile a questo orologio, l'Invicta Pro Diver del 2021. Questo è un orologio che ha pochi giorni, ragazzi, questo è un orologio ancora pellicolato per dire. Quindi andremo a vedere se in 30 anni di distanza orologi Homage che una volta non raggiungevano elementi e caratteristiche qualitative come quelle di oggi sono paragonabili ad orologi di ieri di fascia elevata, perché comunque Rolex Submariner oggi costa proprio questo seriale qui intorno ai 10.000 euro, ma ai tempi negli anni 90 costava 3 milioni e 500 mila lire, 3 milioni e 8 di vecchio conio. Quindi andremo a vedere come oggi le tecnologie riescono a riprodurre orologi che magari a distanza di 30 anni raggiungono gli elementi qualitativi proprio di un Rolex di 30 anni fa. Quindi andremo a vedere questo confronto curioso, molto dettagliato. Cercherò di fare tutto quello che posso per mostrarvi a che livello siamo quando compriamo un orologio ben conosciuto come l'Invicta Pro Diver, orologio popolare che va a somigliare non solo esteticamente ma cercando di raggiungere qualitativamente i criteri di un orologio che può essere venduto tranquillamente, essendo anche affidabile. Quello lo vedremo fra poco. Nel momento iscrivetevi a Watch Fan attivando la campanella delle notifiche e adesso iniziamo con questo confronto. Dunque ragazzi, stiamo confrontando 10.000 euro contro 100 euro. Il confronto è molto singolare perché questo orologio è stato realizzato, come vi dicevo, nel 1991, mentre questo 2021, esattamente 30 anni dopo. Ma andremo a vedere come gli homage dedicati proprio a Rolex Submariner che stiamo vedendo in questo momento, e precisamente avendo un homage della stessa referenza, perché questo modello è un homage del 16610 che abbiamo direttamente qui in confronto. Andremo a vedere come le tecnologie evolute in circa 30 anni vanno a riprendere fedelmente quelle che erano di Rolex nel 1991, possibilmente verificando se queste tecnologie odierne su orologi economici come questi possano essere paragonate a quelle di orologi di elite come erano i Rolex e sono ancora, però nel 1991. Quindi alcuni aspetti molto elementari. Sentite il suono per esempio del bracciale di un Rolex dei primi anni 90, che era un bracciale Oyster pieno con viti di regolazione, la prolunga che era in dotazione in questi modelli, però dove i deployant non erano fatti di macchina perché le tecnologie dell'epoca non consentivano ancora certe lavorazioni o comunque non erano indicate per questi tipi di orologi. Sentite un po'.
cioè il rumore che, che sentiamo quando andiamo ad indossare l'orologio. Questi sono orologi comunque che erano realizzati ovviamente in acciaio con certi anche criteri di costruzione che vedremo ancora in performance fra poco, mentre l'Invicta Pro Diver è un orologio che è meno rumoroso rispetto al Submariner, però dovete anche, fatemi dire, anche vedere il sistema dei giochi che nel tempo si è creato, magari anche grazie proprio alla smagliatura del bracciale, che non è proprio come quello dell'Invicta, ma sicuramente più rumoroso il Rolex Submariner, però ripeto, stiamo parlando di un esemplare del 91 dove lo scopo è proprio confrontare questo arco temporale su orologi che sono realizzati più o meno con lo stesso criterio. Guardate le anse, per esempio, la parte frontale, ve la mostro anche un po' andando a zoomare leggermente. Submariner, Invicta Pro Diver. Guardate proprio ovviamente il taglio di questi orologi, perché sono orologi completamente nuovi, dove ovviamente su Submariner viene un po' a meno, anche dato il logorio del tempo, la satinatura proprio sulle anse. Però questa è la vista frontale di questi due orologi che andiamo a vedere, ecco, nei particolari. Qui addirittura abbiamo un nipple dial che vedremo poi in azione fra qualche momento, la lunetta, cioè la ghiera, perché io mi confondo alcune volte quando faccio video e chiamo la lunetta la ghiera e viceversa, ma questa è una ghiera quando si parla di orologi da sub, perché la ghiera è mobile. È molto silenziosa, c'è una piccola appendice ad ore 1, andiamo a vedere quello dell'Invicta invece. Si sente che la qualità, insomma, di Invicta non è dal punto di vista paragonabile a quella di Rolex, però vi assicuro che questa di Invicta, al di fuori di eventuali analisi approfondite, è una lunetta che ha anche una certa precisione, che ha 120 scatti come quella di Rolex del resto. Altre cose. Qui abbiamo un tipo di sostanza che vi dicevo, vedremo all'opera fra poco, dalla tonalità molto verde e non proprio coerente rispetto a quelle delle sfere, ma lo vediamo anche su Rolex. I bracciali, in questo caso su Invicta abbiamo una maglia centrale lucida a specchio anche la parte laterale, riprende un po' i modelli sportivi. Se terrò questo orologio, tutta questa parte qua andrà via, quindi sarà tutta satinata come quello che stiamo vedendo su Rolex Submariner. E sul deployant andiamo a fare un piccolo dettaglio, perché su Rolex Submariner la cassetta è molto lunga rispetto a quella di Invicta, che ha un fermaglio che andiamo a vedere, ecco, in azione. Sentite, il suono è molto robusto. È anche abbastanza robusto tutto l'assieme di chiusura, mentre su Rolex con il passare del tempo il primo scatto non si presenta quasi più, dovremmo andare a rimodellare proprio la piega del deployante per consentire la perfetta chiusura, che può capitare proprio su orologi del genere, dove anche il fermaglio può avere un piccolo problema a livello di lavoro. Quando un fermaglio lavora un po' storto, ecco quello che può capitare su Rolex Submariner. Questo è un perno che è rivettato in entrambe le estremità, a differenza dell'Invicta Pro Diver, dove abbiamo un perno con estremità a pressione, quindi due elementi che entrano all'interno di una sorta di perno tubolare, mentre qui il perno è unico in un solo elemento, quindi ribadito su entrambi i lati. Questo è il sistema di prolunga che sui Rolex 16610, devo dire ragazzi, è ancora, per quanto mi riguarda, più robusto del 116-610, perché la cassetta è composta da un solo elemento, mentre l'assieme della cassetta dei Rolex moderni sono composti da più organi, più elementi, come dissi già in un video, tenuti insieme da più organi di collegamento costituiti da ansette,
che quindi non rispecchiano poi sempre lo stesso materiale utilizzato per fare la struttura primaria, quindi la cassetta. Questi sono la parte posteriore che stiamo vedendo. Andiamo a vedere la parte invece, ecco, al di fuori del nostro deployant. Ci fermiamo sulle parti che sono presso piegate del bracciale, quindi il punto di attacco alla carrure, che su Rolex la conoscete bene, lo conoscete bene, ve l'ho mostrato anche in passato, quindi anse forate. Per quanto riguarda questa referenza andiamo a vedere l'Invicta Pro Diver e andiamo a vedere un sistema, guardate qua, ancora pellicolato, quindi c'è possibilità che valga scherzando, dai. Andiamo a vedere il sistema di attacco alla carrure. Questo è un classico presso piegato che è anche scaricato, quindi con il tempo si potrebbero presentare delle luci proprio sulla parte dell'attacco sulla carrure, proprio su questo punto, e anche su questo punto con uno step che sarebbe ancora più marcato proprio in questa zona. Andando però poi nuovamente a ripiegare il finale potremmo sistemare questa cosa, a meno che non si snervi il tutto. Il calibro che muove il nostro Invicta è un NH35 che conoscete e conosciamo tutti, un calibro del quale vedremo l'affidabilità, per quanto potremmo vedere, analizzare oggi, che è dotato di un fermomacchina. Lo andiamo a vedere in particolare data. Eccola qui, la data è molto affidabile, devo dire, non ho avuto particolari problemi. E poi ecco, fermo macchina istantaneo. Ci sono alcuni fermi macchina che durante, ecco, l'arresto impiegano magari 1-2 secondi prima di arrestarsi, a seconda poi del tipo di elemento che va a interferire poi sul bilanciere o anche addirittura sulle ruote, sulla ruota secondi. Però devo dire che andando a fare la messa all'ora questo orologio non presenta nessun tipo di, eccolo qua, scatta, non dico in maniera immediata, ma sicuramente alla mezzanotte. Vi ripeto, stiamo parlando di un orologio nuovo, mentre questo è il dettaglio sulle spallette di protezione dell'Invicta Pro Diver rispetto alle spallette di protezione di Rolex Submariner. Guardate la differenza di canotto, è sicuramente marcata. Sono due orologi impermeabili, 300 metri per Submariner, ma qui troviamo un dignitoso 200 metri, attenzione. Devo dire che quando ho smontato il fondello per verificare qualcosa non ho trovato particolari debris oppure piccoli pulviscoli che si possono presentare ogni tanto su questi calibri, che possono dare alcune volte dei problemi restituendo l'orologio in garanzia, poiché ovviamente non tutti sono tecnici per andare a intervenire direttamente sull'orologio, quindi è meglio restituire in garanzia l'orologio. Altre cose particolari, se vogliamo dare un'occhiata, ecco, alle dimensioni. Su Rolex Submariner abbiamo un 39,98, lo spessore 12,99. Qui abbiamo il solito 25, ragazzi, per 47, mentre su Invicta Pro Diver andiamo ad un diametro di 40,2, quindi abbiamo un decimo circa in più. Il lag to lag 24,83 e poi abbiamo un 47, vediamo un po', 47,7, un po' più pronunciato rispetto al Submariner, ma lo spessore, visto che monta un NH35 che è montato su molti orologi, siamo a 14,15. Il peso, l'ultimo dato, poi facciamo una prova al polso veloce per passare a qualche dettaglio in più. Andiamo a vedere il peso, ecco qui, azzeriamo la lunetta, 139 grammi per un polso da 17, mentre Rolex Submariner
127 grammi ragazzi, perché ve lo dicevo prima, anche il suono che produce Rolex Submariner, vi dicevo, mentre lo si prova, è dato dal fatto che i materiali sono un po' più scaricati, perché si utilizzavano anche delle tecnologie diverse rispetto a quelle che si utilizzano ancora oggi su orologi di fascia decisamente inferiore rispetto a quella dell'Invicta, proprio del Rolex Submariner. Andiamo a provare adesso il nostro Invicta, giusto per darvi un'idea al polso. Questo è l'Invicta Pro Diver, mentre questo è il Rolex Submariner, e questi sono i due orologi insieme. Ovviamente si nota la somiglianza, ma è una somiglianza che dà homage, come può essere quella realizzata per questo orologio, ricordandovi che Rolex Submariner è stato riprodotto, scusatemi, con diversi homage, ma noi oggi analizziamo questo ancora un po' più nei dettagli. Beh ragazzi, quando le tecnologie sono alla portata di tutti, si raggiungono obiettivi anche di qualità superiori. Adesso andiamo a vedere un attimino cosa propone Invicta con un orologio sul mercato che ad un prezzo di 100 euro offre dei particolari che stiamo vedendo in questo momento, che possono essere sicuramente apprezzati da chi non pretende sicuramente un quadrante sandwich come Panerai. Andiamo a vedere, ecco qui, la realizzazione di un indice con un minimo di applicazione di questa sostanza che non è un luminova. Vi dicevo la qualità, dovete pensare che non si tratta di un oggetto bello. La qualità alcune volte può essere anche un prodotto o un servizio economico, perché il requisito del cliente o dell'acquirente è tale caratteristica. Quindi noi qui ci stiamo concentrando su un orologio molto economico, 100 euro, lo stiamo paragonando ad un orologio da 10.000 euro che ai tempi in cui era nuovo costava circa 3.500.000 lire di vecchio conio, però non troviamo particolari debris oppure pelucchi anche all'interno del quadrante, quindi questo lascia pensare che un minimo di cura nella realizzazione di questi orologi ci sia. Velocemente passiamo a Rolex per andare a notare la differenza rispetto a Invicta Pro Diver. Andiamo a guardare, ovviamente qui abbiamo un carattere numerico sul disco data in rilievo e graziato, quale caratteristica proprio di Rolex. Vediamo lo scorrere della sfera secondi, Rolex Submariner 300 metri, orologio certificato ovviamente, e andiamo a vedere l'applicazione questa volta di trizio all'interno degli indici, che vedremo poi in prova fra poco. Questo è il riscontro Rolex versus Invicta. Abbiamo visto più volte il funzionamento del calibro 31-35 di Rolex, oggi ci soffermeremo particolarmente invece su NH35, calibro di fornitura di Seiko, realizzato da Seiko, e qui vediamo un particolare della ruota appartenente all'insieme automatico del Magic Lever, dove vediamo in questo punto uno dei due dentini che, eccolo qua, si intravede appena sotto la massa oscillante, che permettono poi la carica bidirezionale di questo calibro. E difatti andiamo a vedere anche le diciture riportate NH35C. Allontaniamo adesso dall'automatico, questo è il rocchetto che andiamo a mostrare con il cricco di fermo, che ecco state vedendo proprio in questo momento. Ci spostiamo verso la zona bilanciere. Questo è l'elemento invece di shock, di sospensione urti proprio del castone del bilanciere. Qui infatti abbiamo il ponte con la scala di regolazione, è una regolazione che viene fatta tramite racchette e pitone mobile per il fasamento delle levate. Andiamo a sospendere la marcia, vediamo un attimino, eccolo qua, vedete la marcia si è arrestata praticamente in un secondo neanche, e quindi una marcia, l'arresto è immediato. Se andiamo a rilasciare, quindi a ripremere la nostra corona di carica, vedremo anche la partenza che è fatta in attività ottima, anche
la velocità del bilanciere del volantino, questa la vedremo fra poco in prova funzionale direttamente insieme a Rolex. Quindi questo è l'elemento, vi ho detto, di assorbimento urti, ponte del bilanciere, ci spostiamo e poi andiamo di nuovo, eccoci qua, sulla parte della massa oscillante che è imperniata con il solito organo di collegamento con taglio largo. Questa invece è la cianfrinatura della massa oscillante, sempre imperniata su cuscinetto a sfera. La prova di luminosità è molto curiosa, paradossale per certi versi per questi orologi, perché stiamo parlando di un Submariner che nel 1991 trovava impiego delle sostanze in trizio, come riportato anche dalle diciture Ore 6, mentre su Invicta Pro Diver abbiamo delle sostanze che provocano luminescenza, quindi al buio, ma non sono ovviamente trizio, non sono super luminova, non sono neanche Lumibright come vi ho mostrato nel video di Lumbatto. Adesso andiamo a spegnere la luce, vediamo un attimino e guardate, c'è subito una forte luminescenza da parte di Invicta Pro Diver, però guardate Rolex praticamente assente, perché nel corso dei 30 anni ha completamente smarrito quelle proprietà proprio di luminescenza che rendevano Submariner un orologio da sub anche di facile consultazione in ambienti poco luminosi. Guardate intanto il decadimento, si può dire quasi esponenziale, dell'Invicta Pro Diver. Sicuramente riconosciamo una diversa sostanza impiegata sul corposfera e come vedete che è molto più presente rispetto agli indici, però vi posso assicurare una cosa: al mattino, quindi dopo 8 ore circa di tempo passato, voi vedrete di più il Submariner che stiamo prendendo in considerazione dell'Invicta Pro Diver. Vedere per credere, l'ho testato con i miei occhi. Il trizio con decadimento di 30 anni è più visibile dopo 8 ore al buio, quindi con un occhio che è rimasto anch'esso al buio per tutto quel tempo, è più visibile un trizio rispetto alla sostanza luminosa utilizzata proprio da Invicta Pro Diver. Ed ecco qui gli orologi. Ovviamente abbiamo un Invicta Pro Diver che è un ottimo omaggio per quanto riguarda proprio la referenza originale e originaria Rolex Submariner. Saranno 2 minuti di prove circa per verificare in quanto tempo si presentano delle escursioni su entrambi gli orologi, e nel frattempo partiamo con ottime amplitudini su entrambi gli esemplari e guarda caso anche lo stesso tipo di anticipo sui 4-5 secondi sia per Invicta che per Rolex. Premetto che gli orologi sono stati caricati manualmente al massimo della coppia. Facciamo il primo giro in posizione verticale e vediamo un attimino cosa si presenta. Continuiamo ad avere Rolex stabile su, adesso questo è un disturbo sui 7 secondi, ma siamo nell'ordine dei 4-5 secondi, mentre su Invicta iniziamo ad avere una flessione della marcia che potete vedere, riscontrare più o meno sui 2 secondi come ultimo valore campionato, ma con ottima amplitudine. Eccolo qua, questo è un 8 secondi. Guardiamo un attimino, piccolo disturbo creato su Rolex per lo spostamento di posizione, un grafico, quello di Rolex, che presenta un piccolo disturbo di una levata, cose che invece durante l'utilizzo quotidiano, quindi con una ricarica automatica, non si presentano, perché il grafico appare simile a quello di Invicta, grafico privo di ripple come potete vedere, però la flessione in questo caso, lavorando sulla verticale, fa notare proprio un peggioramento dei dati, non tanto quanto per l'ordine di angolazione, di ampiezza, di amplitudine, ma per il peggioramento dell'anticipo, che è passato un posticipo adesso di 15 secondi partendo da più 4, come invece sta mantenendo Rolex in posizione verticale, anch'esso a 326 gradi, quindi c'è una stabilità sia dei valori, ragazzi, che anche della potenza dell'orologio, che rispetto ovviamente a Invicta paga pegno per la variazione, portando e lavorando sempre sul dominio negativo di marcia. Continuiamo a vedere ancora i nostri valori
Stiamo guardando, ecco, Rolex sul filo dei 330, ottimo. E adesso facciamo gli ultimi secondi in orizzontale per il recupero dei valori. Ci accingeremo poi a fare fra pochi secondi le nostre conclusioni finali. Beh ragazzi, alla fine abbiamo sperimentato un confronto particolare, abbiamo confrontato un orologio a 100 euro con uno da 10.000 e abbiamo visto che Invicta ProDiver non è solo un orologio che alla fine fa tic tac, è un orologio che si può utilizzare, cioè prima che nascessero miriadi di informazioni, video esplicativi, tutorial e che sapessimo anche che cosa fosse l'angolo di levata eccetera. Ma secondo voi chi è che faceva caso a 2-3 secondi in più? Oggi andiamo a vedere, anzi ci aspettiamo che la precisione di orologi che siano un Invicta ProDiver o anche un Rolex siano quelli perseguibili i quarzi, cioè questo smentisco categoricamente che si possa ottenere una precisione con un orologio tradizionale come quelli che abbiamo visto oggi, nonostante ci sia differenza di prezzo, paragonabile a quella di un quarzo. Certo, si varia nel campo dell'escursione, di marcia, come abbiamo visto anche in altri video che ho proposto, che proporrò ancora se vi iscrivete a WatchFan. Qui in pratica, in soldoni, riassumiamo che l'escursione di marcia di questo Invicta ProDiver che abbiamo visto si riassume in 19 secondi, quindi siamo passati più o meno da più 4 a meno 15 in scala negativa, quando la specifica dell'NH 35 sono meno 20 più 40, che è una specifica molto abbondante. Rolex, orologio, ripeto, di 30 anni più vecchio rispetto a questo Invicta ProDiver, è rimasto comunque sempre all'interno dei 3-4 secondi con un calibro 31-35 di prima realizzazione, perché non è provvisto di spirale Parachrome e oltretutto NH35 qui abbiamo confrontato un calibro molto basic, un entry level che è impiegato su moltissimi homage, orologi che vengono anche assemblati con 21.600 alternanze ora, quindi una frequenza tra virgolette normale, una frequenza ottimale anche per quanto riguarda le lubrificazioni, la frequenza dell'Omega Speedmaster per intenderci, e poi rispetto a un 28.800 dove su 3135 abbiamo 31 rubini, mentre qui sull'NH 35 abbiamo 24 rubini. Tra l'altro l'autonomia, qui abbiamo 41 ore, siamo all'incirca sull'autonomia di carica di un ETA 28-24, ma per chi vuole un orologio senza infamia e senza lode, fatemi dire che l'Invicta ProDiver è un orologio ottimale che può accontentare i gusti di chi sceglie questo tipo di qualità. Bene ragazzi, il video è finito, spero sia stato interessante e anche originale. Vi invito a iscrivervi di nuovo a WatchFan e ci vediamo la prossima volta. Ciao a tutti!